Cari amici, sono Roberto Fabbri e vi presento il mio nuovo libro Guitar Master Anthology. Come avrete visto dalle note di questo primo brano, iniziamo dal Rinascimento, perché questa è un'antologia che parte dal Cinquecento e arriva ai nostri giorni. La mia idea era appunto quella di creare un libro che andasse a legarsi al Guitar Master, ossia al metodo di chitarra, che contenesse tutti quei brani che uno studente nei primi 6-7 anni di chitarra deve comunque conoscere. Ho desunto questi brani anche in base alle informazioni che il Ministero della Pubblica Istruzione ha dato in relazione agli autori, ai metodi e ai pezzi che bisogna preparare per l'ammissione ai licei e ai conservatori di musica. Ho deciso di dividere questa antologia in 3 parti. La prima è dedicata al Rinascimento e al periodo barocco, la seconda all'Ottocento e la terza al Novecento. Questa antologia è composta da ben 170 pezzi. Nell'indice trovate anche il livello di difficoltà di ciascun pezzo. Facile, un puntino, 2 puntini intermedio e 3 avanzato o difficile. Questo per facilitare, scorrendo l'elenco, il brano da consigliare all'allievo, oppure se non avete un maestro e siete voi stessi che volete accingervi allo studio di uno di questi brani, vedete subito qual è il livello di difficoltà del brano prescelto. Come dicevo prima, la prima parte è dedicata al Rinascimento e Barocco. Ora, come sapete, il liuto e la vihuela avevano un'accordatura simile, con la terza in fa diesis se riferiti a un'accordatura in mi. Ora, io per operare su questi brani sono ripartito dalle intavolature dell'epoca e chiaramente avrei dovuto lasciare sempre, per i brani rinascimentali, per liuto e vihuela, la terza in fa diesis. Però poi mi sono accorto che in effetti, specialmente su alcuni, questo sarebbe stato un po' difficoltoso. Allora ho dovuto operare una scelta. Di conseguenza, alcuni pezzi li troverete con la terza in fa diesis, dove questa comunque mantiene una certa scorrevolezza, proprio perché era scritto così in origine. Altri invece ho optato per la terza in sol. La seconda parte di questa antologia è invece dedicata all'Ottocento, perciò tutti i più rappresentativi e importanti autori ottocenteschi sono all'interno di questa sezione. Abbiamo autori come Storco, addirittura con tutti e 20 gli studi, oppure come Giuliani, Carulli, Aguado, i Capricci di Legnani, i Ghiribizzi di Paganini, e poi anche le opere un po' più importanti come Temi e variazioni di Sor o di Giuliani. Tutta questa sezione quindi corrisponde a quei brani che dovranno essere portati per un esame di ammissione in conservatorio o liceo musicale e comunque costituiscono l'ossatura della formazione di un chitarrista. Perciò sia che voi seguiate dei corsi di musica, di chitarra alle scuole medie per poi proseguire in un liceo o conservatorio, o che siate degli studenti di chitarra, sappiate che con questi brani voi completate la vostra conoscenza dello strumento. Per la revisione di questi brani sono partito dalle edizioni d'epoca, ossia dalle copie anastatiche delle edizioni dell'Ottocento,
Chiaramente ho apportato delle modifiche che ritenevo necessarie anche in relazione alla tecnica contemporanea, però fondamentalmente ho cercato di rispettare il più possibile quelle che erano le indicazioni originali degli autori. Siamo giunti così alla terza e ultima parte di questa antologia di ben 170 pezzi, la parte dedicata al Novecento, con autori come Pons, Barrios, Llobet, Villa-Lobos e anche Brauer. Ho scelto questi autori sia per la loro rappresentatività, ma anche perché quei pezzi sono quelli, diciamo, che più di tutti accompagnano il percorso didattico di uno studente. Per la revisione dei brani di questi autori mi sono avvalso dei manoscritti dove li ho trovati o delle prime edizioni dei loro pezzi. Fondamentalmente ho lasciato quelle che erano le indicazioni stesse degli autori, apportando qualche piccola personale modifica. Questa antologia ha la prefazione in italiano, inglese, spagnolo e francese. È distribuita in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Se la vorrete acquistare la troverete nei migliori negozi di strumenti musicali o anche negli store online. Nelle info del video troverete il link Amazon per l'acquisto diretto. Spero di esservi stato utile e se volete continuare a seguirmi iscrivetevi al mio canale YouTube e buona musica con la nuova Guitar Master Anthology. 170 pezzi dal 500 ai giorni nostri, 500 anni di musica. Ciao!